Epomemaker non si è stufata ancora di me, dopo tutti i ritardi che ho fatto per recensire quello che mi aveva mandato. Ormai mi occorre tanto tempo per potermici dedicare. Fate conto che questo prodotto mi è arrivato a inizio settembre. Vabbè, non mi voglio perdere però in chiacchiere. Cosa ho stavolta qui? Un formato 80%, una configurazione che provo soltanto ora. Epomemaker non ha solo i suoi prodotti in catalogo, perciò questa è la marca Sido e posso dire che commercialmente, almeno qui in Italia, si sta facendo sentire ora perché recensioni precedenti a questo periodo non le ho trovate. Il modello si chiama ABM 084. Prima di aprire la confezione, farvi sentire i suoni, vedere il software e altro, mi pare opportuno introdurvi che cosa ha di peculiare la marca Sido e il significato della sigla ABM 084. Quindi questa azienda è conosciuta per via della vendita dei FlameTech, interruttori con tecnologia ottica che garantiscono una velocità 400 volte superiore a quelli comuni, con una trasmissione del segnale inferiore a 0,03 millisecondi. Insomma, strumento perfetto per i giocatori di esports. Invece, per quanto riguarda il nome del modello, si va a identificare innanzitutto il formato specificato prima, con 84 che sta per il numero dei tasti presenti. Lo 0 lo hanno voluto mettere magari per far capire che c'è un dato con le centinaia come unità, per via che la portata del formato standard nelle tastiere è logicamente 100%. Sono comunque un po' dubbioso su questo insieme di numeri perché si va a creare dell'incoerenza. Se lo 0 rappresenta la presenza del massimo formato, quindi la percentuale, e 84 che invece ha un numero di tasti preciso, sarebbe stato meglio chiamarla con i due attributi uguali, possibilmente adoperando la percentuale, quindi sarebbe stato più coerente il nome 080. Sicuramente non mi avete capito, normalissima situazione con me, non normale io che faccio questi ragionamenti, però ne ho approfittato. Vabbè, andando avanti, i tre grafemi dovrebbero comporre la sigla di un marchio in accordo con Sido. Non è ben chiara la questione, siccome viene sponsorizzata la collaborazione solo in un determinato modello e non in questo. Fatto sta che presumo che anche qui c'è questo gioco di squadra, non può essere una casualità. Da quanto ho capito, prendete il tutto con le pinze, ABM realizza materiali, infatti viene specificato l'alluminio anodizzato e l'uso di macchinari CNC. Su internet non ho trovato nulla di questa ABM Craftsman Spirit, quindi non so darvi ulteriori informazioni. A momenti pensavo che fosse solamente una serie, una collezione fatta da Sido stessa, ma ci sono diversi riferimenti che fanno intuire che ABM è un marchio collaborativo. Rivolgendosi al futuro, da alcune indiscrezioni che ho trovato in rete, si attendono altre varianti. ABM 084B, ABM 0, non scioglilingua, ABM 084P e ABM 084 GT, ponendo quest'ultima come la fascia più alta fra le tre. Voglio partire stavolta dal configuratore della pagina di Epomemaker, così vi restituisco subito le scelte che potete fare nella fase di acquisto. Sono state fatte tre versioni, tutte identiche come struttura, ma quello che cambia è il colore della scocca e i copritasti per via della grafica e del profilo. Ognuna di esse monta poi determinati interruttori, che esamino successivamente. La più economica è la White, che con meno di 100 euro riuscite a riceverla a casa. Fa sicuramente l'occhiolino a chi cerca un tema retro, anche se per me non lo rispecchia totalmente. Forse è più indicata la EP84 recensita lo scorso anno. La si trova anche su Amazon Italia, è l'unica presente fra tutte e tre le varianti. Ci sono dei ma su questa inserzione.
Il costo, che è decisamente rialzato, però nella vendita sul sito Hypomaker può darsi che vi facciano pagare le tasse internazionali e sicuramente la consegna è più lenta. Qui invece è possibile riceverla a casa il giorno successivo all'acquisto e addirittura mi segnala l'arrivo anche nel sabato per via del servizio Prime. L'altro ma riguarda la scelta dell'interruttore perché qui è disponibile solo coi Gateron. Per quanto riguarda quella di mezzo, è per così dire la più vivace, pensando a dei colori estivi ed esotici. La più dispendiosa invece è la protagonista del video, circa la metà del doppio, e non è da trascurare una differenza del genere. Aggiornamento proprio in queste ultime ore in cui monto il video ne è stata aggiunta una quarta dei toni come questa in mio possesso, cioè dovuto alla volontà di pareggiare la scelta fra tutte quelle disponibili, quindi 2 chiare e 2 scure per intenderci. È stato inoltre proposto un nuovo interruttore solo su questa ed è cambiato radicalmente il prezzo che è calato di 65,81 €, andando a competere con la White. Non mi pare una scelta corretta, sarei decisamente arrabbiato se il giorno dopo averla acquistata la trovassi a poco più della sua metà del valore. Più sensata per questo caso è la variante verde, siccome qui il costo è leggermente diminuito. Adesso i prezzi diventano 2 anziché 3, come vi ho precedentemente specificato attraverso le immagini. La confezione è minimale, come di solito accade in questi articoli. Sui lati c'è un'anteprima della tastiera, vista di profilo. Sul retro è posta un'etichetta. Buono che ci sia una protezione antipolvere, peccato che sia stata fatta con questo giallino che fa pensare a una plastica vecchia e di poca qualità, nonostante sia resistente e facile da applicare vista la non presenza delle forme dei copritasti. Ha una superficie unica, ecco. Come accessori trovo il manuale utente in lingua inglese e cinese. Poi una scatola in cartoncino che contiene un cavo intrecciato, così si usura meno rispetto alla controparte in gomma. Per me è anche più bello esteticamente, poi ognuno ha i suoi gusti. Tipo di connessione USB-A, USB-C, circa 2 metri di lunghezza. Ancora all'interno c'è un estrattore 2 in 1 targato SIDO e infine 3 copritasti alternativi per personalizzare ancora più la tastiera. Quello in mezzo è decisamente controverso. Quello col simbolo della forbice è quello che si distingue maggiormente per via del colore che non si trova già montato sul pezzo. C'è chi si è lamentato dello scarso equipaggiamento che ha questa ABM 084, lamentandosi che serviva qualcosa in più in confezione. Personalmente trovo che ci sia tutto il necessario e infatti non saprei minimamente cosa potrebbero aggiungerci, anzi direi proprio che fornisce più accessori rispetto ad alcune già recensite che non tengono nemmeno in scatola dei copritasti di riserva. Come forma hanno pensato a delle linee sinuose, non rigide come comunemente accade, siccome diviene più originale rispetto alle tante in commercio che seguono l'uniformità e l'omogeneità. È stata una scelta più azzeccata anche per via della caratteristica del profilo dei copritasti che verrà specificata a breve. È una TKL che, come ho ben specificato in precedenza, offre 84 tasti. Può essere vista anche come una TKL
completa se si contano i tastini e la manopola, arrivando a quota 87 interazioni. Oltre ai 4 piedini gommati sono presenti 2 gambette con 2 rispettive altezze. La modalità di scrittura è ANSI Stati Uniti, non inglese UK come specificato da diversi youtuber e blogger, siccome è presente il simbolo del dollaro e non quello della sterlina britannica. Fatto sta che non è logicamente adatta per il nostro italiano. Io ho trovato delle soluzioni parziali per quando utilizzo il browser e Word, quindi bisogna un po' arrangiarsi. Questo fatto può essere per molti una forte limitazione, lo capisco, e consiglio appunto di rifletterci bene visto l'impegno di acquisto. Valutate in base a come utilizzate questo prodotto. Se scrivete abitualmente o vi serve solamente per immettere la password di accesso. Il profilo KDA è decisamente caratteristico perché non è frequente, lo adotta anche la versione cosiddetta verde. Personalmente non ne vado pazzo, però naturalmente sono gusti. Un'analisi sulla grafica di questi copritasti. Allora, le leggende sono posizionate al centro, con caratteri a quanto pare in grassetto e lettere dell'alfabeto in maiuscolo. Diversi di loro vengono accompagnati da icone che chiaramente identificano la funzione che svolge quello specifico tasto. Sempre riguardo alle leggende c'è una doppia lettura delle funzioni, nel senso che sono, per così dire, interoperabili fra i due sistemi operativi, Windows e macOS. Ho scelto questa tastiera per via che non ne possiedo altre che hanno una sfumatura di colori, anche se ogni copritasto ha un suo unico tono. 6 in tutto. C'è chiaramente un solo aspetto della scala dell'arcobaleno, ovvero la sequenza del rosso e dell'arancione. Dico arcobaleno perché di solito, penso per facilità di creatività, viene utilizzato come riferimento questo fenomeno atmosferico per quando si vogliono mettere dei colori sfumati in successione. Tralasciando questo dettaglio, per quanto riguarda il materiale e il metodo di stampa, la realizzazione è in PBT, quindi una composizione tendenzialmente più qualitativa rispetto al comune ABS, anche se devo affermare, come ho specificato negli ultimi video, che questo tecnopolimero si sta diffondendo sempre di più fra i prodotti commerciali. Per la stampa hanno scelto la sublimazione a inchiostro, che è esclusiva per il PBT, per via dell'alta temperatura prodotta durante il processo di lavorazione. Secondo molti è la miglior tecnica di fabbricazione dopo i double shot. A me sorge un dubbio. Si dice che con questo metodo di realizzazione le leggende devono essere più scure rispetto ai colori adoperati per l'intero copritasto. Qui però è esattamente l'opposto, per via dei caratteri in bianco. E vabbè, questa informazione l'ho trovata in un blog di internet e non me la sento di confermarvi l'autenticità. Magari hanno risolto tale limitazione e non lo so. Nel caso scoprissi qualcosa in più ve lo faccio sapere in descrizione. Infine, queste leggende non sono traslucide, quindi non vengono evidenziati gli effetti di illuminazione RGB. Per gli interruttori non ci sono tante opzioni fra le 3 varianti. La caratteristica in comune è che sono tutti di tecnologia lineare e lubrificati di fabbrica. Per questa che vedete oggi c'è un'unica soluzione, i TTC Speed Silver. Ecco una tabella riepilogativa col confronto con quelli disponibili per le altre tastiere. Quindi il Gold Pink si trova nella versione verde, il Pro Yellow e il Flamingo invece nella versione bianca.
Purtroppo non posso fare una comparazione per via che i restanti non li ho mai provati, ma intanto posso darvi le sensazioni su questi montati. Allora, sono chiaramente fluidi, non hanno nessun tipo di blocco sull'intera corsa. Forse sono i più silenziosi fra tutti quelli che ho testato finora. Il modello di stantuffo, con questi bordi quadrati che racchiudono il pezzo centrale, mi piace maggiormente rispetto a quello classico che si trova nei Cherry e nei Gateron, ovvero è assente questa sorta di cuscio. Per quanto riguarda i contatti, sono adatti a qualsiasi scheda, visto che ne contano 3. Inoltre, si piegano più difficilmente rispetto ad altri che ho provato nel corso del tempo. Invece l'aggettivo facile lo richiamo per l'installazione e la rimozione, senza l'occorrenza di commettere pressioni importanti sul PCB. Per questa particolare sezione tutte e tre le interazioni hanno una duplice funzione. Di base la manopola regola il volume con una rotazione a loop come accade in qualsiasi altra tastiera. Se premuta disattiva l'audio. Se viene effettuata una pressione della durata di 2 secondi, scatta la seconda modalità d'uso che permette di variare la luminosità dei LED del PCB. Una funzionalità pensata soprattutto per far risparmiare batteria. Invece, per quanto riguarda i due piccoli tasti accanto, nel primo modo consentono di scorrere tra le tracce in riproduzione, nel secondo fanno passare tra le due modalità di retroilluminazione. Misura 2 cm di diametro. È in alluminio, come di solito viene fabbricato, e presenta una fantasia sulla parte laterale, giusta anche l'incisione del logo in modo da essere esclusiva. Ogni variante presenta un colore diverso, in tono coi copritasti installati. Come ormai la maggior parte di questi prodotti sono presenti le connessioni senza cavo, quindi la Bluetooth in versione 5.0 e la wireless 2.4 GHz che supporta una velocità di 1000 polling. Se potete, adoperate quest'ultima per una migliore stabilità. Il modulo USB si trova facilmente sul fondello, come accade sulla già recensita Epomaker TH80. Non ha un supporto magnetico per facilitare l'inserimento nel suo alloggio, come accade nell'ultima recensita, la Ducaro VN96. Per la configurazione delle macro occorre, di consueto, passare alla modalità cablata e gestire il tutto tramite l'applicativo desktop. Per le connessioni wireless, sul lato sinistro della tastiera è presente l'interruttore che attiva l'utilizzo in batteria. Accanto ce n'è un altro che serve a entrare nell'ambiente Windows o macOS. Ritornando all'applicativo desktop, stranamente non c'è la compatibilità col sistema di Apple e neanche con l'ultimo Windows. Fra poco ci arrivo. Innanzitutto, non sempre si installa. Una prima macchina ha funzionato, invece nella seconda c'è stato un esito sfavorevole. Poi, ritornando al discorso di un istante fa, su Windows 11 le scritte non compaiono, non permettendo una normale configurazione della tastiera. Il primo caso, la non corretta installazione, è capitata a me perché su internet non ho notato segnalazioni a riguardo, al momento. Per il secondo caso invece il problema è risaputo da tutti gli utilizzatori. Per fortuna qualcuno di loro è riuscito a trovare uno stratagemma. Sulla pagina delle impostazioni, nella prima tendina si seleziona la lingua inglese. Per le versioni precedenti di Windows non ci dovrebbero essere problemi, su Windows 10 è tutto nella norma. Come sottigliezza, ma devo comunque dirvi tutto, nella pagina dove si gestiscono i LED la variazione dell'illuminazione passa anche attraverso le leggende dei copritasti e questo può sembrare una furbata o una superficialità da parte degli sviluppatori.
Lo smontaggio è stato il più difficile fra tutti quelli che ho eseguito finora, soprattutto per la parte iniziale. Prima di tutto vi mostro una grafica che spiega la struttura della ABM 084 con i relativi componenti. Pare davvero completa, e lo è a tutti gli effetti, dopotutto ha un suo peso. Non ve li sto comunque a descrivere, intanto vedrete tutto dal vivo. Si incomincia col cacciavite, ma non uno qualunque. La punta stella è quella delle più comuni, probabilmente a casa avete la misura PH1. Il fatto è che deve essere magnetico. Cercate di trovarlo in questa maniera, siccome le viti da estrarre vi cadranno non so quante volte nei forellini che rimandano fino al PCB. Paradossalmente direi, visti i vari strati presenti. A un certo punto pensavo di non riuscire più a rimuovere tutto quello che esiste sotto. Non mi accorgevo che la soluzione era semplice e quando l'ho trovata con questo cacciavite qui, con un singolo colpo, sono riuscito ad aprirla completamente. Vi faccio notare che la manopola non si estrae normalmente per quando la tastiera è montata, a differenza della Hypomaker TH80 per riprendere l'esempio. Se la si vuole rimuovere, l'unico modo è arrivare a questo passaggio iniziale di disassemblaggio. Questi due tasti mi hanno decisamente deluso, sarebbero stati più apprezzati dal sottoscritto se fossero stati dello stesso materiale della manopola. Inoltre diventano rognosi per quando andrete a rimontare tutto. Manca un sistema di incastro che li fa tenere fermi per quando si rimette la cornice fatta in ABS. Adesso tocca alle viti più esterne che logicamente prima non erano accessibili. La piastra è ben verniciata e non è una cosa scontata, le ho viste graffiate con carenze di colore. Anche se mi piace questo bianco, qui non ci dovrebbe stare per via che tutto il resto è scuro, o meglio, per alcuni è la scelta più azzeccata, per altri, come me, preferiscono l'opposto. Il perché è semplice. La tastiera, essendo equipaggiata di LED su tutto il campo di digitazione, per risaltare la luce con insieme i colori si opta tendenzialmente per una piastra dei toni chiari. Per chi invece ne fa un uso collezionistico, banalmente i LED si tengono spenti, preferisce il nero. Comunque, di lubrificante sui stabilizzatori ce n'è il giusto. Non capisco chi si lamenta del troppo e se c'è tanto dosaggio basta rimuoverlo a poco a poco. Ed ecco lo strato di poliuretano per attenuare il suono e proteggere da eventuali pressioni errate. È di buona fattura e nulla da aggiungere. Vedete che poi tutto il resto è nero. Con grande sorpresa non pensavo che ci fosse già il circuito stampato, che addirittura è personalizzato. Diventa ancora più esclusiva questa tastiera. Non vi allarmate, non ci sono altre vitine. Lo uso anche come piede di porco, giustamente. Scollego un attimo i cavi della batteria. Ed eccola qui. Wow, e questi socket blu fanno proprio la differenza e sono stati progettati da quelli che fanno gli interruttori, quindi la TTC. Sono aggettivati come sportivi per via che l'azienda promette 10.000 agganci e sganci dell'interruttore, chiaramente su ogni singolo alloggiamento. Sinceramente non saprei quanto questa peculiarità possa servire, penso mai, ma a buon diritto è un tratto distintivo che Sido è riuscita a ottenere. Nelle immagini ufficiali del marchio, perdonami Hypomaker se mostro direttamente il produttore, viene fornito un altro dato, 46%
in più di durabilità e stabilità. Avrei voluto sapere di più in merito, ma al tempo stesso non possono dare ogni tipo di informazione. Immagino che abbiano preso un certo numero di tastiere concorrenti, presumo con lo stesso rapporto di qualità-prezzo, per poi farci sopra tutte le dovute prove. Per questo motivo, ripeto, è una supposizione mia, non possono descriverci cosa hanno fatto precisamente. Non gli conviene menzionare specifiche marche e modelli per dimostrare che si rompono con più facilità. Per ultimo si trova un altro strato di spugna, sempre con gli stessi scopi di quello precedente. E infine, la batteria da 3000 mAh, direi nella norma. Guardando prima il lato positivo, questa tastiera è stata studiata per orientarsi al mondo dei videogiochi, con gli interruttori resi a disposizione e soprattutto la scheda elettronica. Ancora di più lo è la variante bianca per via dei suoi copritasti. Ora non prendetemi in giro, ma all'inizio ci avevo visto una locomotiva a vapore su questo disegno, invece logicamente è il classico joystick che si utilizzava un tempo. Cosa voglio dire con ciò? Che questa tastiera è perfetta per tutti gli ambiti, dal videogioco all'ufficio, a eccezione dell'aspetto della mobilità, e si deve andare su una Epomaker NT68. Ha l'hardware idoneo al competitivo e allo stesso tempo risulta elegante per una scrivania d'ufficio, specialmente la versione bianca con colori non spinti. Invece un lato negativo piuttosto oggettivo, comunque diverso rispetto al fattore del prezzo dettato inaspettatamente da Epomaker, riguarda il programma desktop. C'è il supporto a macOS per quanto riguarda l'interazione, ma è assente un configuratore. Uno desidera magari comprare la tecnologia meccanica perché c'è il supporto a questo tipo di illuminazione LED e poi scopre che non la può gestire con precisione sul suo MacBook. Va bene, egli può fare qualcosa direttamente sulla tastiera, ma c'è sempre una limitazione di mezzo. Su prodotti da 40 euro c'è un programma sia per Microsoft che per Apple, anche per la compatibilità a Windows 11. Ormai questo SO ha più di un anno contando la versione di anteprima. Possibile che le voci non siano attive se non con un trucchetto. A me alla fine non interessa il programma, non lo adopero mai per quando mi arriva una tastiera, lo installo giusto per mostrarvelo e al limite aggiornare il firmware, ma con una recensione seria devo mettermi nei panni di tutti. Ricordo che in descrizione c'è l'indirizzo web che rimanda al sito di Epomaker con la possibilità di sfruttare il mio codice sconto Fabio10. A presto!